Bentornati sul canale e continuiamo la migrazione dei Sonoff 4 canali andando a configurare gli switch per le luci e i sensori di temperatura e umidità, utilizzando sempre la modalità testuale per rendere le operazioni più rapide. In questo particolare caso, oltre a creare equipment point come nel video precedente, utilizzeremo la sintassi YAML per creare i canali MQTT tramite righe di testo. Andiamo adesso ad effettuare la configurazione dei Sonoff 4 canali per quanto riguarda lo switch della luce, la temperatura e l'umidità. In questo caso volevo fare in un altro modo, e cioè copiare il codice YAML di un Sonoff già fatto e incollarlo nella definizione dei canali del nuovo Sonoff 4 canali. In questo modo dovrei risparmiare un pochino di tempo e potrebbe essere poi un'operazione ripetitiva che fa guadagnare molto tempo quando bisogna migrare più dispositivi dello stesso tipo. Quindi andrei a vedere la configurazione di un Sonoff Basic che ho già fatto. Mi prendo questo che è la parte, lo YAML di configurazione, mi prendo la parte dei canali. A questo punto migriamo ad esempio il Sonoff 4 canali 20. Vedete i canali qui sono vuoti, dovrei crearli a mano. Vengo qua, incollo questa parte e devo andare a sostituire ovviamente, come abbiamo fatto nel video precedente, le etichette e i puntamenti. Quindi questo qui è CHPS lavanderia luce, perché il Sonoff che ho in garage, uno dei 4 canali comanda la lavanderia, quindi la luce della lavanderia, la temperatura e l'umidità. Quindi cambiamo tutte le label del caso. Ovviamente il topic MQTT lo vado a prendere dalla vecchia configurazione, ma è del tutto simile, cambia solo il nome del dispositivo, e in questo caso anche l'1 rimane 1 perché è il primo canale che comanda la lavanderia. Poi cambiamo la temperatura. E la transformation, essendo un 4 canali, devo dirgli che è il primo perché ne ho due. No, non è tanto il discorso del 4 canali quanto il discorso che ho due sensori di temperatura collegati allo stesso Sonoff, quindi devo differenziare che quello della lavanderia è il primo gestito. Andiamo a configurare l'umidità. Ok, adesso salviamo, andiamo a vedere, i canali si sono attivati. Adesso dobbiamo creare l'equipment e i point tramite definizione su file di testo. Clicchiamo add equipment, andiamo subito su expert mode e adesso il procedimento è identico a prima. Io vi incollo quello che ho creato. Quindi abbiamo due equipment in questo caso perché abbiamo la luce e il termostato per la temperatura e l'umidità, il relativo nome, l'icona che deve apparire tra parentesi minore e maggiore, il gruppo di appartenenza, quindi la location, e poi il meta tag, proprio identico a prima. I point sono il primo, il point per comandare la luce, che è di tipo switch come icona, appartiene all'equipment della luce della lavanderia. Come semantic è uno switch light, quindi un interruttore per le luci. Ha il suo canale MQTT topic che è stato creato prima, e poi ha il meta tag influxdb che va a scrivere nella tabella luce con questi due attributi, quindi stanza lavanderia e piano PS. Gli altri due point sono invece relativi all'altro equipment, al termostato. Infatti qua si vede che il gruppo di appartenenza è quello del termostato. Come semantic sono dei measurement temperature e measurement humidity. L'identificativo del canale è quello che è, perché è quello relativo alla temperatura e all'umidità che abbiamo creato prima, e i meta tag di influxdb
che vanno a scrivere, fanno sì che va a scrivere i dati nella tabella ambiente, specificando stanza lavanderia, misura, temperatura o umidità e piano PS. Quindi io faccio add ed eccomi gli item. Ovviamente sono tutti null perché non ho ancora modificato il broker MQTT a cui punta il SONOFF, quindi il SONOFF sta ancora scrivendo sul broker MQTT che è utilizzato da OpenHub 2. Quindi una volta che ho definito questo blocco per tutti e 4 i canali del SONOFF, 4 canali, e i relativi temperatura e umidità, item di temperatura e umidità per l'altra stanza che è la tavernetta, a questo punto posso cambiare il puntamento del broker MQTT. Quindi adesso vado avanti a creare tutti gli altri equipment e point di questo SONOFF e poi vediamo come cambiare il puntamento, il broker MQTT, e speriamo che tutto funzioni. Ecco che ho creato tutti i canali con i relativi item ed equipment, lo possiamo vedere anche dal modello semantico. Quindi dove dobbiamo andare? Seminterrato, abbiamo lavanderia, luce e termostato, tavernetta, luce e termostato, con dentro ovviamente i point, garage, luce e corridoio, luce. Adesso i valori sono ovviamente tutti null perché devo andare a cambiare le informazioni di puntamento al broker MQTT del SONOFF 4 canali 20. Allora magari mi posso mettere qua canali, li apriamo, non si possono aprire, vabbè, poi li vediamo. Adesso vado a cambiare il puntamento, andiamo su configuration, MQTT, qua gli mettiamo 8 e cambiamo le informazioni di connessione sperando che me le ricordi correttamente. Salviamo, adesso aspettiamo che si riavvii. Ecco i valori che arrivano sul sensore. Andiamo a vedere se OpenHub si è aggiornato. Possiamo vederlo anche di qua, che forse è più carino. Andiamo su Properties, Temperature. Ecco, vedete che sono apparsi i valori. Lavanderia e tavernetta 23,7. Ok, quindi funziona anche questo sistema di creazione di canali e item. A questo punto adesso termino tutta la configurazione e passo allo step successivo.